Bisogna smetterla di girovagare nell'occulto. Io ho a che fare con molta gente, veramente, veramente, tantissima. Fin da quando ero giovane ho avuto a che fare con migliaia di persone e devo dire che l'unica cosa che di solito allontanava la gente da uno studio serio e dalla riuscita nel campo dell'esoterismo, nel campo della magia, nel campo dell'alchimia, era la loro mente che saltava da una parte all'altra come uno stambecco. Oggi studiavano la legge del karma, domani studiavano cosa dicevano gli indiani a Ramanuja, poi studiavano le scienze che venivano dal cielo, dalle stelle, poi studiavano quel particolare scienziato, poi studiavano per curiosità questo, poi quest'altro, poi quest'altro, poi quest'altro, poi si lamentavano di non avere risultati. In pratica saltellavano come una scimmia di ramo in ramo, non riuscendo a tenere la mente ferma su un'unica possibilità, un unico oggetto, un'unica materia da approfondire. Il mio maestro lo diceva sempre: un domani, quando sarai maestro, se mai lo diverrai, lui disse, ti accorgerai della possibilità di un discepolo di raggiungere la meta dalla sua capacità di mantenere la mente ferma su un argomento. Noterai che su 100 persone che ti avvicinano, una grandissima parte di esse ha l'incapacità cronica di rimanere fermo, stabile, su un unico argomento, di andare fino in fondo e di non sentire la curiosità, la necessità di irrequietezza mentale di andare a fare altro. È come se secondo loro si perdesse tempo, per esempio, se si andasse a fondo solamente su un argomento invece di fare tanto e poi non concludere nulla. In questa maniera questa gente diventerà un teorico fatto male delle scienze occulte o della magia o dell'ermetismo, dell'alchimia o che ne so, del nuovo pensiero, ma non diventerà mai un iniziato. Un iniziato è colui che decide di dare un nuovo reinizio alla propria esistenza. Un bel giorno decide: io devo essere una nuova persona. E difatti le cerimonie iniziatorie avevano e avranno sempre questo significato, volendo dare e imprimere direttamente un nuovo corso alla vita della persona che si presenta, mediante un rituale che possa colpire a livello mentale e spirituale ed emotivo, e quindi in modo che rimanga impresso nella mente come nuova deviazione. È come se qualcuno diventa soldato per scelta, per firma, o medico, e giura con il giuramento di Ippocrate, o magistrato. La nuova vita cambia, cioè la sua vita cambia, viene una nuova vita. La gente non riesce a fare questo. Quindi mi diceva, oltre questa grande maggior parte di persone, noterai che ce n'è una più piccola che tenta con tutto il cuore, tenta di avere nella mente solo un argomento per volta, di sviscerarlo, di comprenderne profondamente i significati e diventarne padrone. Quelli dovrai aiutarli. Quindi devi stargli dietro, seguirli con amore, farli crescere, innaffiarli come se fossero una piantina, stimolando l'entusiasmo che vedi in loro. Non devi portarli dove tu dici, ma devi incoraggiare quello che è la propria inclinazione della persona che ti ha davanti. Poi ce n'è una parte piccolissima che nasce già con questa tendenza ad approfondire direttamente una cosa fino a sviscerarla e poi, solo allora, passare ad altro. Questi sono gli adatti, questi sono coloro che possono essere iniziati subito, coloro che non saltabellano direttamente da una parte all'altra. Tenete presente che si parlava dagli fine anni 70 e tutti gli anni 80. Vi immaginate oggi con internet? Allora non vi sentite un po' strani di oggi parlare, andare in delle pagine oppure parlare con persone che sono, che ne so, di una corrente orientale,
poi andare a parlare con coloro che sono di una corrente sciamanica, poi andare a parlare con coloro che sono massoni, poi saltare da un'altra parte e parlare con i dispensatori dello spazio, poi con i profeti degli UFO, poi con coloro che parlano di alchimia minerale, poi con coloro che parlano di reconnection, poi con coloro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che confusione è questa? La Kabbalah, la magia, il misticismo, le religioni, questo è un pericolo assoluto che purtroppo indica proprio che la conoscenza messa in mano a persone che ancora non hanno questa capacità di avere un unico pensiero, un unico proposito, diventa deleteria e diventa legante, non dando la possibilità di andare oltre, perché si va oltre solo se la mente è concentrata, se è unica, univoca, solo se l'animo è riunito. Come si fa a concentrare la mente? Me lo chiedete spesso e io dico: concentra prima il tuo cuore. Se tu hai un unico proposito, è come quando ami una persona, se ami solo quella, ami solo quella. Non stai a cercare, oh sì, io amo mia moglie o mio marito, ma intanto mi guardo intorno e amo Francesca, amo Giovanni, amo Antonia e vedo di spizzicare qualcosa con Antonietta, vedo di fare qualcosina con Antonio. Questo qui è la stessa cosa della conoscenza. La conoscenza, o Sofia, ha come simbolo quello di una sposa o di uno sposo da conquistare e da tenersi stretto per il matrimonio mistico e chimico. È possibile che nessuno si rende conto che non è possibile parlare con qualcuno, per esempio, della massoneria e dissentire su dei modi, per esempio, della massoneria, e poi parlare con i massoni e parlare con loro direttamente. Ma questo io ho fatto un esempio. Oppure, che ne so, parlare con un praticante di yoga, poi parlare con un praticante di magia che dice no, ma lo yoga così e così, e noi diciamo magari il nostro pensiero, sì, ma è vero in fondo. Ma pensate che confusione. Voi dovreste prendere un argomento alla volta e per dei mesi fare solo quello. Poi, dopo averlo sviscerato, passare all'altro per dei mesi. Poi passare all'altro per dei mesi. Poi passare all'altro per dei mesi, di modo che ognuno sia solidamente dentro di voi, se voi veramente volete fare così. Ma se volete giungere veramente a toccare lo spirito ed entrare in una capacità e possibilità spirituale superiore ad uscire da questo loop, dovete dedicarvi completamente alla materia che più vi appassiona. Vi appassiona la magia? Andate fino in fondo. Vi appassiona lo yoga? Andate fino in fondo. Vi appassiona l'alchimia? Andate fino in fondo. Vi appassiona il nuovo pensiero? Andate fino in fondo. Vi appassiona la scienza simbolica? Andate fino in fondo. Ma non saltate di qua e di là, perché altrimenti poi direte che nessun fenomeno, che nessun sistema è valido. Perché? Perché non l'avete fatto mai contemporaneamente. Un commercialista non studia un mese da commercialista, un altro mese da medico, un altro mese studia legge, un altro mese studia da meccanico, un altro mese studia da cameriere. Un commercialista studia per 4 anni soltanto economia e commercio. La pratica è così un medico, così un ingegnere. Vi fidereste voi di un ingegnere che sapete che ha fatto 6 mesi di ingegneria, 3 mesi di cameriere, 4 mesi di meccanica, 5 mesi di medicina, 6 mesi li ha fatti per imparare a lavorare in miniera, 2 mesi li ha fatti per imparare l'italiano? Vi fidereste di un ingegnere simile tanto da fargli costruire un palazzo? Ogni metodo dà i suoi massimi livelli se è praticato fino in fondo, con fiducia, con pratica, con dedizione, e non si devia né a destra né a sinistra. Solo così può dare il massimo, solo così potete giungere. Non potete assolutamente fare i minestroni, lo dico sempre, ma sempre i minestroni vengono fatti. Io non so, lo so che sono una voce fuori dal coro, ma questa è la verità. Non so più come dire queste cose, quando mi vengono scritte da persone, vengono chieste alle conferenze o alle varie cose. Non so come spiegarmi che
Per questo che io dico, sono un fautore della via individuale, vedo cosa la persona è adatta a fare e la porto, la spingo a fare solo quella cosa. Il resto deve essere un accessorio, ma questo perché ci tengo che sia fatta bene e si giunga in fondo alla cosa stessa, che deve essere veramente l'illuminazione o lo svegliarsi o quello che sia l'obiettivo della cosa. Non potete oggi prendere l'ayahuasca, domani fare un rito di magia cerimoniale, dopodomani accendere l'alambicco e dedicarvi all'alchimia, dopodomani ancora dedicarvi alla magia nera, dopodomani ancora diventare massone, dopodomani ancora andare a una riunione dei raeliani, dopodomani ancora. Ragazzi, è normale che non ci capirete più nulla, perché non avrete nulla da nulla, perché, ripeto, non avrete fatto qualcosa fino in fondo. Questo girovagare dell'occulto è ancora oggi la chiave per coloro che non vogliono che voi cresciate, perché mettendovi tutto davanti siete come un bambino di fronte a miriadi di caramelle. È bello, ci sono, dopo tanto tempo finalmente li trovate, ma non sapete quale scegliere e questo vi frega.